Oggi volevo fare un unboxing di questi oggetti della Kupilka. Dentro la scatola mi hanno mandato, vediamo un po', la tazza. È una mini tazza che loro chiamano Kupilka 21 e Kupilka Mini. Intanto bisogna dire che questo qui è un biomateriale fatto direttamente dall'azienda Kupilka a impatto zero, riciclabile. Insomma, è un materiale che non è la solita plastica o il solito prodotto inquinante. Poi abbiamo un Firesteel che ha ottenuto anche dei premi, fra cui lo Scandinavia Outdoor Award. Quindi ancora non l'ho provato, ma presumo sia un Firesteel eccellente. Ora, questo è soltanto un piccolo unboxing di ciò che mi è arrivato. Appena possiamo farò una video recensione, un primo utilizzo di tutta questa roba. Questo materiale per la sua realizzazione, per la realizzazione di tutti i prodotti Kupilka, sono a emissioni zero. Poi mi hanno mandato anche delle posate, una forchetta, un coltello, un cucchiaino e un cucchiaio e uno spork che è sempre utile, leggero, insomma il classico cucchiaio forchetta. Però devo dire che sono un materiale molto robusto, anche al tatto, sembra quasi legno, sembra un materiale ligneo, naturale, ecco, non sembra non è la solita tazza di plastica da supermercato, via. Molto robusto, è un bel materiale. Ho voluto prendere direttamente tutto il set per fare dei test a 360 gradi, un utilizzo con liquidi caldi, freddi. Dalle specifiche, questi materiali possono sopportare un'escursione, diciamo, di temperatura da meno 30 a più 100 gradi, quindi anche se viene messa dentro la tazza o altre ciotole, un liquido in ebollizione, non dovrebbe succedere nulla. Ovviamente non potete mettere sul fuoco direttamente la tazza o altri oggetti della Kupilka, perché il materiale è sempre un materiale sintetico, diciamo, anche se è a impatto zero, senza emissioni di CO2 per la produzione e tutte queste cose. Ovviamente se viene a contatto con una fiamma viva si rovina. Poi in descrizione vi lascio i link a tutto ciò, a tutti i materiali, a tutti gli oggetti che vedete in questo video. Per ora, come prima impressione, sono soddisfatto perché io cercavo una tazza per bushcraft o per escursionismo, robusta, non di le tazze che si possono trovare al Decathlon di metallo. Volevo qualcosa di un po' più ricercato, però anche semplice da lavare, che non assorbisse odori o non avesse particolarmente esigenze di manutenzione, perché per esempio una di legno bisogna farla bollire prima di utilizzarla per bere o per altri cibi. Queste qui anche come stoccaggio per lavarle e tutto dovrebbe essere molto semplice, perché basta una spugna oppure metterle anche in lavastoviglie e tornano come nuove. Adesso sono molto curioso di poterle provare la prima volta. Appena possibile io andrò nel bosco e farò una sessione di bushcraft o di campeggio, diciamo, per provarle e poi farò un video recensione di utilizzo. Però come ho detto, per ora sono soddisfatto, mi piacciono